Ci sono giochi che nascono in silenzio, in sordina, e alcune volte ci sono giochi che invece esplodono in un boato, mentre alcune volte ci sono dei progetti che nascono per dividere, per spaccare la community a metà, quasi come se fossero stati pensati per essere fraintesi. E uno di questi progetti è proprio Marathon, un progetto che appunto nasce quasi per dividere, un gioco che però incuriosisce e che viene attaccato e difeso con la medesima intensità. E sono qui per dirvi oggi che nonostante tutto io credo in Marathon. Io ci credo, e non ci credo perché sia un gioco perfetto, perché sia un gioco già pronto, ma perché dietro questo nome c'è una storia lunga 30 anni. Una storia che inizia da Bungie, che inizia da un garage e da un'idea folle, quella di rivoluzionare il genere degli FPS quando ancora gli FPS non esistevano. Questo non sarà un video di hype cieco e non sarà tantomeno un video di difesa del progetto di Marathon, del videogioco di Marathon, ma sarà per lo più un viaggio. Percorreremo insieme la storia di Bungie, a partire dalle sue origini, dalle origini del progetto Marathon del lontano 94 e per andare poi a ripercorrere quello che è poi Marathon 2026, i suoi errori di comunicazione, i suoi pregi, insomma, rivediamo un po' tutto e capiamo di che cosa veramente si tratta di Marathon e soprattutto di chi c'è dietro a Marathon. Sì, perché effettivamente quando uno parla di Marathon oggi pensa immediatamente all'extraction shooter, a quell'estetica stilizzata con quei colori sparati, super acidi, super saturi e ovviamente al gameplay di Bungie. Ma in realtà Marathon è un nome che arriva da molto ma molto lontano. Per capire davvero Marathon, non quello nuovo, ma quello del 94, bisogna tornare indietro a un'epoca in cui il mondo dei videogiochi era completamente diverso. E bisogna tornare a un luogo preciso, Chicago, in un piccolo appartamento che fungeva da ufficio, magazzino, sala riunioni e laboratorio creativo. È qui che nasce Bungie. Non c'erano investitori, non c'erano publisher, non c'era budget milionario alcuno. C'erano due ragazzi, Alex Seropian e Jason Jones. Seropian era il diplomatico, quello che riusciva a trasformare idee folli in prodotti concreti. Jones, invece, era il genio introverso, quello ossessionato dal codice, uno di quelli che non dormiva finché non risolveva un bug. Il loro primo gioco insieme, un clone di Pong, e tra l'altro neanche con tanta inventiva nel nome, perché l'hanno chiamato Gnop. Lo fecero per imparare, per capire come funzionava all'epoca il mercato videoludico del Mac, per iniziare a costruire un'identità. Poi arrivò Minotaur The Labyrinth of Crete, un dungeon crawler multiplayer. Un gioco di nicchia, dimenticato da tutti, forse anche da Bungie stessa, ma con un seme fondamentale: creare mondi complessi, con regole proprie e con una lore nascosta. Incredibile come era già Bungie prima che Bungie diventasse Bungie. Negli anni 90 Apple non era la Apple di oggi, era un'azienda in difficoltà e il Mac era considerato una piattaforma di serie B per il gaming. La maggior parte degli sviluppatori puntava su PC. Bungie invece decide di fare l'opposto, puntare tutto sul Mac. Il perché è semplice, perché era un mercato meno affollato, perché c'era spazio per emergere e perché Jason Jones era convinto che il Mac potesse offrire un'esperienza grafica superiore. Quando Bungie pubblica Pathways into Darkness, Apple se ne accorge. Il gioco addirittura vince dei premi, attira attenzione e soprattutto dimostra che si può fare un FPS serio su Macintosh. Steve Jobs, che all'epoca non era ancora tornato in Apple, nota Bungie e quando anni dopo tornerà alla guida dell'azienda ricorderà quel nome. Questo rapporto, nato veramente quasi per caso, diventerà fondamentale più avanti, quando Bungie presenterà Halo in una conferenza della Apple. Sì, ma questa è un'altra storia. Pensate che in un'intervista rilasciata gli sviluppatori hanno dichiarato che Marathon
nacque in un ufficetto minuscolo, pieno di infiltrazioni, ma soprattutto infestato dai topi. E soprattutto da un'idea semplice e folle: fare un FPS narrativo, profondo, filosofico su una piattaforma che nessuno considerava adatta agli FPS. Jason Jones voleva superare Doom, non copiarlo, superarlo. E per farlo Bungie introduce 3 elementi rivoluzionari. La narrazione ambientale tramite terminali. In un'epoca in cui gli FPS erano spara e basta, Marathon ti costringeva a leggere. Terminali sparsi per la nave spaziale ti raccontavano la storia dell'equipaggio, i conflitti tra le intelligenze artificiali, messaggi criptici, log di missione, riflessioni filosofiche. Insomma, era un gioco che parlava di identità, di libero arbitrio, di controllo. Temi che torneranno ovviamente anche nella saga di Halo e in quella di Destiny. Il secondo aspetto è quello delle IA come personaggi veri. Durandal, una delle IA della nave, è ancora oggi considerata uno dei personaggi più affascinanti mai scritti da Bungie. Non è un semplice computer cattivo, è un'entità che evolve, che manipola, che riflette sulla propria esistenza. Molti non lo sanno, ma Cortana eredita moltissimo da Durandal. E il terzo aspetto è ovviamente il multiplayer competitivo. Marathon introduce una modalità multiplayer via LAN che, ragazzi, per l'epoca era, non ti dico futuristica, di più. Molti studenti universitari americani ricordano Marathon come il primo vero arena shooter, prima ancora di Quake. I concept art originali di Marathon, oggi reperibili solo in archivi storici, forum di appassionati e vecchie interviste, mostrano un'estetica sorprendentemente moderna. Ambienti claustrofobici, colori saturi, design geometrici, un uso del contrasto molto forte, insomma un'iconografia minimalista. Molti fan, e soprattutto a questo punto direi molti non fan di Marathon 2026, non sanno che l'estetica, il fattore artistico di Marathon appunto, non è una novità. No, lasciamo stare, mettiamo un attimino da parte lo scandalo che ha colpito Bungie appunto su quelle grafiche non del tutto proprietarie. No, io parlo proprio del lato artistico generale del gioco. Non è una novità che sia così divisivo, che sia così impattante, che sia così particolare, perché quella era l'idea originaria di Marathon del 94, proprio perché voleva distinguersi, non voleva essere un Dooms-like, non voleva finire a dire ah, ecco una copia di Doom, no, voleva essere già all'epoca un FPS unico nel suo genere e soprattutto non voleva finire ad essere definito il Doom del Mac. E ancora una curiosità che non tutti sanno e che soprattutto ha valore il concetto che Marathon è un progetto fondamentale non solo per l'identità di Bungie ma proprio per la sua storia, è che Halo effettivamente doveva essere un successore spirituale di Marathon stesso, perché hanno in comune tantissime cose e Halo riprende tantissimi concetti che vengono espressi in Marathon. Le idee condivise tra i due giochi sono tantissime, come abbiamo detto prima, l'IA con personalità complesse, un protagonista silenzioso, un universo sci-fi con misteri antichi, un tono filosofico, un gameplay basato sul ritmo e mobilità e un'attenzione maniacale al feeling con le armi. Ma perché vi sto raccontando tutto questo? Perché per capire il nuovo Marathon bisogna capire chi è Bungie e come ha sempre comunicato i suoi progetti. Bungie non è mai stato uno studio lineare, non è quella software house che annuncia un gioco, lo rilascia, chiude il capitolo e passa avanti. Bungie ragiona per universi, per cicli lunghi, per progetti che vivono nel tempo. Guardate Halo, guardate Destiny e ora cercheremo di guardare anche Marathon. Oh, e arriviamo al presente, più o meno presente, quando Bungie annuncia per la prima volta Marathon e l'annuncio è abbastanza straniante. Il trailer di annuncio è una dichiarazione di intenti. Non vediamo un classico FPS alla Bungie con soldati in armatura e pianeti epici. Vediamo runner mascherati, colori saturi, un'estetica quasi grafica, quasi da poster, da copertina di album, un mondo che sembra un mix
tra sci-fi, arte contemporanea e glitch digitale. E già lì la community si spacca. Da una parte, direi più piccolina di pubblico, c'è stato chi è stato estasiato o comunque chi è stato contento perché ha detto wow, finalmente qualcosa di diverso dal solito Halo e Destiny a livello anche estetico, quindi comunque una nuova IP di Bungie, figata. Ma la maggior parte delle persone un po' più diffidente ha iniziato a dire che cazzo, è un altro live service, e Bungie non sa fare altro. Ed è stato uno spartiacque notevole, ragazzi, uno spartiacque un pochino anche istigato, se vogliamo dirla tutta. Ma il punto è che Marathon non vuole essere un remake del gioco del 94, vuole essere una reinterpretazione moderna di quell'universo, di quei temi, di quella filosofia. Non copia il passato, lo usa come base, ed è importante dirlo perché effettivamente moltissimi, la stragrande maggioranza, non sa neanche che Marathon è una sua vecchia IP e non è una nuova IP. Il primo concept del gioco, da quello che è emerso nel tempo, era ancora più sperimentale. Un extraction shooter con forte componente PvP, un mondo persistente, un focus sulla competizione tra squadre, sulla gestione del rischio, sul loot, ovviamente, e sull'estrazione. Un genere che oggi è super competitivo, ragazzi. Ci sono già titoli affermatissimi, ci sono progetti che hanno sicuramente fallito e c'è un pubblico soprattutto esigentissimo e spesso spietato. E Bungie decide di entrare proprio lì, non in un genere comodo, non in un terreno sicuro, in un'arena dove la concorrenza è feroce e dove basta poco per essere etichettati come l'ennesimo clone. E sì, poi arriviamo a uno dei momenti più critici di tutta la storia. Sì, a uno dei momenti più critici di Marathon 2026, ossia la benedetta alpha test. Un alpha è per definizione un cantiere aperto. Il gioco non è finito, mancano pezzi, mancano rifiniture, mancano sistemi. È una fase in cui si testano le fondamenta, non la facciata. Ma viviamo in un'epoca in cui tutto viene giudicato subito, in tempo reale, spesso fuori contesto. E così, dopo l'alfa di Marathon, succede quello che molti di voi hanno già visto. Clip estrapolate, video montati ad arte, titoli sensazionalistici, thumbnail con facce scioccate e scritte in caps lock, con scritto Marathon è già morto, il nuovo gioco di Bungie è un disastro, il peggior progetto della loro storia. Tutto questo basato su un alpha test, non su una release, non su una build di una beta, ad esempio, e né tantomeno sul prodotto finito. E infatti qui entra in gioco un concetto molto importante di cui voglio parlarvi, ossia la comunicazione. Bungie storicamente ha sempre avuto un modo particolare di comunicare. Non è lo studio che ti mostra tutto subito, non è quello che ti fa vedere 3 ore di gameplay in anticipo. Spesso preferisce il mistero, il teaser, il vedrete più avanti. Con Halo funzionava, con Destiny a volte sì e a volte no, ma con Marathon, in un contesto dove la fiducia verso i live service è già fragile, questa strategia ha avuto un effetto collaterale. Ha lasciato spazio a chi voleva riempire i vuoti con narrativa negativa. E così testate giornalistiche, content creator, influencer hanno iniziato a raccontare una storia, ma non una storia del videogioco, ma una storia del suo fallimento, prima ancora che lo stesso sia uscito. Non sto assolutamente dicendo che tutte le critiche siano in malafede, anzi, ci sono feedback legittimi, cose da migliorare, ce ne sono tantissime, criticità ancora di più, ma è innegabile che una parte della comunicazione attorno a Marathon sia stata guidata più dal desiderio di smontare il progetto che di analizzarlo con lucidità. Perché ragazzi, alla fine cosa genera più engagement e cosa fa fare più visualizzazioni? Dire che il gioco è un disastro o che è migliorabile?
Nel frattempo però il progetto continua a svilupparsi, le build interne migliorano per fortuna, il gameplay viene rifinito, il movement viene reso più fluido e il loop di gioco viene abbastanza chiarito. Marathon inizia a prendere quindi forma come un extraction shooter con identità propria. Non è Destiny, non vuole esserlo, non è Halo, non può esserlo. È un gioco dove entri in una mappa con la tua squadra, hai obiettivi, contratti, zone da controllare, decidere quando rischiare, quando estrarre, quanto rischiare e cosa portare a casa e come far crescere ovviamente il tuo personaggio e la tua reputazione nel tempo. L'endgame infatti, per come è stato descritto e dalle ultime novità che sono uscite, non è la classica attività da ripetere all'infinito, ma comunque in ogni caso vi lascio a dei video sicuramente più puntuali su tutte le novità a livello tecnico e di gameplay che hanno rilasciato ad esempio Giorno Gaming e Power, quindi vi lascio i link da qualche parte per andare a appunto approfondire tutte quelle che sono le dinamiche del gioco. Ma tornando a noi, l'endgame è un sistema che vuole combinare progressione del tuo runner, influenza sul mondo di gioco, missioni ad alta difficoltà e una narrativa che si sviluppa stagione dopo stagione. E questa è una parte molto figa, perché qui torniamo ancora una volta alle proprie origini, alle origini di Bungie. Marathon, quello originale, era un FPS con una lore fortissima, raccontata in modo indiretto, tramite terminali, messaggi, frammenti. Il nuovo Marathon sembra voler riprendere proprio quella filosofia. Non ti mette la storia in faccia, te la fa scoprire. Ci sono fazioni, corporazioni, IA, misteri. C'è un mondo in Marathon che non è solo sfondo, ma è contesto. E questo, per chi conosce Bungie, è un segnale chiaro. Non stanno facendo solo un gioco competitivo, stanno costruendo un vero universo, un nuovo universo. E allora arriviamo alla domanda centrale. Perché io ci credo? Perché io credo in questo gioco? Io credo in Marathon non perché penso che sarà perfetto, non perché credo che Bungie non sbaglierà più. Anzi, Bungie negli ultimi anni ha dimostrato di poter sbagliare. E come? Decisioni discutibili su Destiny, stagioni sottotono, comunicazione non sempre chiara, promesse non sempre mantenute. Ma allo stesso tempo hanno dimostrato una cosa: quando si tratta di FPS, quando si tratta di gameplay, quando si tratta di combat system, di varietà, sanno perfettamente e fottutamente quello che fanno. Allora ragazzi, ha fatto la storia. Destiny, tra alti e bassi, tra pregi e difetti, è vero, ma ha ridefinito un genere e ci ha accompagnato per 10 anni di vita. E oggi Marathon che cos'è? Oggi Marathon è una scommessa. Oggi Marathon è la loro scommessa. Ragazzi, è un progetto rischioso, in un mercato spietato, con una community divisa e una comunicazione che finora non è stata per niente perfetta. Ma è anche un progetto che ha un'identità artistica forte, un'idea chiara di gameplay, un legame profondo con la storia dello studio, che non è da sottovalutare, e il potenziale per diventare qualcosa di diverso dal solito sparatutto usa e getta. Io ci credo perché vedo in Marathon un cerchio che si chiude. Bungie che torna alla sua prima IP e non per nostalgia sterile, ma per reinterpretarla con tutto quello che ha imparato in 30 anni di FPS. Ci credo perché nonostante la shitstorm, nonostante questi video un po' distruttivi e questi giudizi un pochino affrettati dati su un alpha test, ci vedo del potenziale, ci vedo un progetto, ci vedo la storia di una casa produttrice e sviluppatrice che sa quello che fa. E perché penso che in un'industria dove tutti vogliono subito il successo immediato, valga la pena dare spazio anche a quei progetti che hanno bisogno un po' più di tempo per potersi dimostrare all'altezza. Marathon non sarà un gioco per tutti, ragazzi, non vuole essere un gioco per tutti, sarà competitivo, sarà spietato, sarà divisivo. Ci saranno persone che lo ameranno e persone che lo odieranno. Ma se c'è una cosa che ho imparato seguendo Bungie dagli anni di Halo fino ad oggi, è che i loro giochi vanno vissuti, non solo guardati da fuori, vanno toccati con mano, vanno giocati,
vanno capiti nel tempo. E quindi quando Marathon uscirà davvero, quando non parleremo più di alfa, di leak, di rumor, ma di un gioco concreto, noi ci saremo. Saremo lì non per difenderlo a prescindere, ma per provarlo, per analizzarlo, per capire se quella fiducia che abbiamo riposto nel nome Marathon e nel nome Bungie era ben riposta. Fino ad allora, tra comunicazione sbagliata, critiche legittime, attacchi gratuiti, nostalgia sicuramente e aspettative, una sola cosa non cambia. Io credo in Marathon. E voi? Nel canale che ci fa sognare, parliamo nerd, ci fa brillare. Anime, manga e giochi in TV, con Aldo Freire e Darione vai su.